domanda. Oggi vieni in piscina? No, Quindi non vieni? quindi Occiolino, sì. No, non vieni o no? No, Ma bro, ma bro. Cosa devi fare? devo iniziare a fare matematica. Ma Iniziare a stai fare un sacco di zitto. esercizi. Ma Ok, stai vabbè, zitto. va bene. Ci sei o non ci Oh, sei? mi senti? Ci sei o non ci No, sei? non ci sono. Perché? Perché domani devo finire le tavole per domani. Di arte. No, sta settimana ci sono solo tipo venerdì e sabato perché c'ho un botto di robe, verifiche, interrogazioni, fascismo, quello stars. E mi sa che oggi lo devo ridisinstallare. Senti Alessandro, quando pensi di tornare in piscina? Oh, C'è un po' la chiamata. Ah, durante le vacanze di Pasqua non sei andato nemmeno una volta? Quello che vi andremo a raccontare in questo episodio è qualcosa di veramente esclusivo. Come esclusiva è la storia sul caso Alessandro Uber Riccamboni. Io mi chiamo René Anastasi, faccio questo lavoro da 30 anni e il mio lavoro, fare quello che la televisione italiana non fa, non vi racconta. E io sono stato mandato da Dio per raccontarvi tutta la verità. In questo episodio andremo a smascherare la figura di Alessandro Uberi Camboni, a dare un senso alla sua vita e a capire chi è realmente. Alessandro nasce nel 2008, dove trascorre i suoi primi anni di vita rose e fiori, come si direbbe. Ma arriviamo a una data fondamentale per Uber. Siamo nel 2019, Alessandro ha 11 anni, quando scopre, almeno vede per la prima volta, Brawl Stars. Tutti conoscerete questo nome. È un giochino che ti installi perché in quel periodo va molto, ma molto, ma molto di moda. Tutti impazzivano per questo giochino. È un giochino, ricordiamo che è un giochino. Vabbè, Alessandro, vedendo i suoi compagni di classe giocarci, cosa fa? Semplicissimo. Decide di installarsi. Anche lui. A cosa va incontro? Alla rovina. Siamo nel 2025. Alessandro ha 16 anni. Che cos'è oggi? Un disastro. Un ragazzo perso ancora in quel gioco e non ne riesce più a uscire. Ricordiamo che Brawl Stars nel 2025 è passato di moda. È passato di moda. Ma lui ci continua a giocare. Ci va giù pesante. Come sentirete in questa chiamata che ho fatto con Uber, dove ci dice quanto tempo ha trascorso lo scorso fine settimana su Brawl Stars. La sua risposta è scioccante, ma scioccante. 10 ore. Là ero nel mega prato. Non stiamo parlando di 3-4 ore. Non stiamo parlando di 5-6 ore. Stiamo parlando di 10 ore e passa. Ma io dico, ma come cazzo fa un ragazzo a passare 10 ore e passa su un singolo gioco? Come fa? Questa generazione sta andando a puttane, ragazzi. A puttane. Sentite invece quest'altra chiamata
invece una videochiamata con Uber, dove ci mostra cosa faceva quando perdeva su questo giochino. Guardate qua. Eh sì, eh sì, diciamolo, diciamolo. Alessandro rischiava anche di farsi male. Fattore a parte. Facciamo un passo indietro di un anno. Estate 2024. Alessandro è stato invitato da un suo amico, un carissimo amico di scuola, a trascorrere 2 settimane di vacanza in Puglia, dove questo suo caro amico, tra l'altro figlio del sindaco di Lasesse, ha una casa, anzi più che casa, è una villa. Alessandro non può fare altro che accettare. Parte da Trento con l'aereo insieme al suo amico Andrea Cartezzini e arrivano in Puglia. È un sabato. Alessandro è stato pregato di andare in discoteca con i suoi amici. Pregato. Esatto, pregato. Perché lui non voleva andare. Preferiva stare a casa da solo. Fare cosa? Giocare a Brawl Stars. Fatto sta che Alessandro accetta di andare in discoteca. Stranissimo. Guardate qua. È mezzanotte. La serata è appena iniziata. Sesso, droga, donne, alcol. Alessandro sta lontano da tutto questo, perché lui non appartiene a questo ambiente ostile per lui. Cosa fa? È mezzanotte. Va in bagno, dove si nasconde sotto il lavandino. Chi chiama? Filippo Filippi, una figura importantissima che influenzerà la vita di Alessandro Uber Ricamboni. Influenzerà, ma la rovinerà allo stesso tempo. Si chiude a chiave in bagno e stando da mezzanotte alle 2 di notte, 2 ore, in chiamata a giocare a Brawl Stars. Ricordiamo Filippo Filippi, grandissimo pro player di questo gioco. Che ci gioca dal 2018. Come fanno? Beh, non lo so. Ricordiamo che Brawl Stars non ha fatto solo questo, l'ha spinto a fare cose ancora più gravi, che vi racconterà il mio amico Filippo Paschetto. Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Filippo Paschetto. Io faccio il lavoro che la televisione italiana non fa. Io, da solo, faccio il lavoro che la televisione italiana non fa. Quindi oggi voglio portarvi qualcosa di vero. E non lo farò parlando, no, quelli sono bravi tutti. Io lo farò portandovi le prove di chi le ha commesse. Partiamo dall'inizio. Uber lo conoscete tutti. Ragazzo tranquillo, calmo, sta nessuno. Parlo con i suoi amici. Nessuno direbbe che in realtà lui è un bugiardo. Lui sa fare solo quello, delle bugie. Intanto questo Boraci dice non uscirà più. Oggi vi porterò una testimonianza.
Alessandro Uber, il 15 febbraio 2025, doveva fare le sue prime gare di nuoto. Sì, le sue prime gare di nuoto a febbraio. Ma lasciamo perdere. Fernando Trattore, che mi racconterà il mio collega. Andiamo avanti. Lui, come dice lui, aveva tante verifiche, io non ci credo. La vera scusa è Brawl Stars. Ma di cosa direte voi? Adesso ve lo dirò. Alessandro Uber, dovete sapere che in quest'ultimo periodo avevo notato che ha una forte dipendenza da Brawl Stars. E questo lo ha portato a fare ciò che vi sto per dire. Settimana prima delle gare, tutto rose e fiori. Lui si sta allenando. Lui scopre di avere delle verifiche da nulla, poco, basterebbe studiare anche il giorno prima, andrebbe bene. Ma lui no. Lui decide di fare una cosa. Lui decide di tradire la fiducia dei suoi genitori e dei suoi amici. Come? Semplice. Prende il termometro e lo mette nel microonde. Sembrano barzellette, eh? Credete alle favole. Io qua dico solo il vero. Mette il termometro nel microonde. Ma questo non per una giornata. No. Questo si protrae per altre 4 giornate in cui lui resta a casa a non fare nulla da solo. Fare nulla? Mi correggo. Brawl Stars. Quindi, ricapitolando, esatto, anche voi nella vostra testa non riuscite a capire, perché lui ha mentito a tutti dicendo che stava male, ma in realtà era a casa a giocare a Brawl Stars per 4 giorni, quando avrebbe dovuto andare ad allenamento per allenarsi alla gara e per andare a scuola a fare le verifiche. Lo so, è difficile da credere, però visto che noi le cose le facciamo bene, sapete chi c'è? Ve lo faccio dire da lui. Questo è ciò che mi ha detto in una chiamata. E adesso ve lo pubblico. Sente un po'. Era un martedì, il giorno dopo avevo interrogazione di filosofia, che non sapevo praticamente nulla, verifica di latino, che non potevo studiare perché dovevo studiare filosofia, e finire il tema di italiano. 3 robe, e tipo il giorno dopo avrei avuto altre robe, e poi anche sabato alla fine avevo un'altra presentazione. Allora ho detto, all'inizio era, salto 2 giorni, così dici, non è uno, che allora si vede che ha finto malato, 2 e dice più. Poi al secondo giorno però ho detto, si potrebbe continuare, ho fatto 2, 3 e il quarto giorno. E alla fine di filosofia, che non sapevo niente, ho preso 8 più. Latino non mi ha fatto recuperare la verifica, idem di italiano, e anche di educazione civica è andata perfetta. Cioè, mentalità. Queste che avete appena sentito sono le parole di Alessandro Uberrico. Chi sono io per giudicare? Chi sono io per giudicare, ragazzi? Io vi ho dato l'informazione. Adesso tocca a voi. Giudicate voi. Ne valsa la pena? Ne valsa la pena saltare la sua prima gara di nuoto? Ne valsa la pena far studiare il suo allenatore? Ne valsa la pena tutto questo per un gioco? Non solo un gioco, però. C'è di più. Però sapete una cosa? Questo ve lo racconteremo nella seconda puntata di Uberissimo. In questa seconda vi racconteremo che il problema non è solo Brawl Stars. Ce ne sono altri e ne analizzeremo assieme con il mio collega Ranieri. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo lunedì con una nuova puntata di Uberissimo.